Buongiorno, prima di passare alla chiacchierata di oggi, volevo dirvi che stiamo caricando su Mauro Biglino Official Podcast tutta una quantità di materiale che di settimana in settimana si sta incrementando e quindi chi ha piacere mi trova appunto sulle varie piattaforme. Poi vorrei partire da delle notizie di stampa molto fresche, di cui tra l'altro trovate poi tutti i riferimenti nella descrizione sotto, perché mi viene da dire una cosa che pare avere dell'incredibile, che il Vangelo viene ancora utilizzato per prevaricare, addirittura mi viene da dire viene utilizzato magari, diciamo, sia pure indirettamente, ancora una volta per eliminare. Mi riferisco a delle notizie di stampa che sono uscite in relazione al Sud America, al Brasile in particolare. Noi sappiamo che lo sterminio degli indios è iniziato con l'arrivo dei famosi conquistadores e poi è proseguito con Pedro Cabral, tutti i suoi successori, però non è terminato secoli fa, è andato avanti e come dicono chiaramente queste informazioni, circa 100.000 sono gli indios sterminati dal 1957 al 1969. Ma la cosa poi è ancora proseguita successivamente anche ad opera, diciamo, del Dipartimento che ufficialmente dovrebbe occuparsi dell'interesse degli indios. Tra l'altro sono usciti due libri di cui vi do indicazione qualora la cosa vi interessasse. Uno è di Norman Lewis, si intitola Niente da dichiarare, e l'altro è di Gerard Colby, Sia fatta la vostra volontà, dove si racconta appunto di tutte queste atrocità perpetrate nei confronti degli indios e dove addirittura vengono chiamati in causa come persone che hanno tratto, che traggono vantaggio da queste azioni che si stanno compiendo, ovviamente per arrivare a impossessarsi delle ricchezze del territorio. Per esempio vengono citati Nelson Rockefeller, addirittura Ranieri di Monaco, e insomma quindi la situazione è veramente molto grave. E dopo questa strage, quindi vi leggo direttamente le notizie di stampa così almeno dopo questa strage i superstiti, donne e bambini, furono rinchiusi in centri di rieducazione gestiti dai missionari protestanti che proibirono danze, canti, riti e ornamenti pagani del corpo. In realtà erano campi di concentramento per lavori forzati e bordelli. Il pastore evangelico Marcelo Criveia parla senza remore della teocrazia come nuova etica politica, demonizzando le altre religioni. Quindi questo processo continua, non è soltanto relativo al passato, cosa che già è difficile, sarebbe difficile da capire, ma ormai è avvenuta. No, prosegue ancora oggi. Però l'11 di ottobre è avvenuto un fatto importante. La Corte Suprema Federale del Brasile ha vietato ai missionari religiosi di entrare nelle riserve dei popoli indigeni più isolati, perché la nuova sentenza intende porre un freno importante al tentativo di Bolsonaro di integrare e assimilare le comunità indigene, portato avanti per fini commerciali. E quindi Bolsonaro utilizza questi predicatori, questi missionari, in questo caso appartengono alla Chiesa evangelica, dicono queste notizie di stampa, proprio per assimilare. Tutto questo porta a delle divisioni all'interno degli stessi villaggi indios e a delle fughe, cioè quelli che vengono convertiti poi finiscono per abbandonare i villaggi e si spostano per andare nella cosiddetta società civile, e questo è ciò che interessa ovviamente al governo che vuole impossessarsi dei loro territori.
E quindi dice sono circa 30 anni che i missionari religiosi della Chiesa evangelica fanno proselitismo nelle aree più isolate del Brasile, anche perché queste aree più isolate sono obiettivi allettanti agli occhi dei missionari religiosi che da anni invadono le foreste per portare il loro messaggio e quindi fare questo proselitismo su larga scala. Non è un caso che nel 2020 sia stato nominato a capo del Dipartimento per gli Indiani il missionario evangelico Ricardo López Díaz. Dice la stampa, un atto di guerra alle tribù più isolate e un messaggio chiaro su da che parte stia il presidente nel conflitto culturale tra evangelici e indigeni. Quindi, come dire, il messaggio evangelico, cioè la Bibbia tenuta in mano da questi missionari, sta aiutando gli interessi di chi di fatto vuole eliminare quelle popolazioni. L'aveva già detto, forse, la cosa non è certissima, Jomo Kenyatta, l'avevo già citato una volta, il presidente del Kenya, subito dopo il periodo del colonialismo, il quale disse: noi eravamo qui, eravamo proprietari delle terre, poi sono arrivati i missionari con la Bibbia in mano, ci hanno insegnato a pregare guardando il cielo e noi adesso abbiamo la Bibbia e loro hanno le terre. Ecco, sta succedendo esattamente la stessa cosa. Per fortuna, appunto, la Corte Suprema Federale del Brasile ha posto questo divieto. E poi l'ANSA del 15 di ottobre dice che il presidente del Brasile sarà denunciato per genocidio, crimini contro l'umanità, eccetera, eccetera. Ecco, ora, questo è ciò che sta succedendo in nome, meglio, diciamo così, con l'aiuto del Vangelo. Ma che cosa dice il Vangelo in relazione a questa necessità di fare proselitismo? Andiamo a leggerlo direttamente. Andiamo a leggerlo. Siamo nel capitolo 10 di Matteo e Gesù dice, quando manda i suoi a fare, diciamo pure, proselitismo per la sua causa: non andate dai pagani, né entrate in una città di Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore disperse della casa di Israele. Cioè non andate da quelli che non appartengono alla casa di Israele. L'abbiamo già detto tante volte qual era l'obiettivo di Gesù. E nell'obiettivo di Gesù entravano soltanto i discendenti di Giacobbe. Degli altri non si è mai occupato. Quindi i missionari dovrebbero avere bene in mente queste parole del loro maestro. Entrando in una città o in un villaggio, informatevi se c'è una persona proba e là restate fino alla vostra partenza. Se uno non vi riceve né vuole ascoltare le vostre parole, parliamo sempre delle case di Israele, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio sarà riservata alla terra di Sodoma e Gomorra una sorte più tollerabile che non a quella città. Quindi predicate solo nelle case di Israele e se qualcuno non accetta il messaggio che voi state portando sarà punito durissimamente. Israele. E dice anche: non terminerete le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Questa è una delle, come dire, profezie o speranze sbagliate da parte di Gesù, perché lui dice: non avrete neanche il tempo di percorrere tutto il territorio di Israele, che si instaurerà, diciamo così, il nuovo regno. E invece questo, come sappiamo, non è avvenuto. E siamo sempre nel Vangelo di Matteo. E sempre ancora nel Vangelo di Matteo, passiamo al capitolo 15, si parla di una cananea che si rivolge a lui, lo invoca, ma egli non le rivolse neppure una parola.
Avvicinatisi, i discepoli lo pregavano. E qui la traduzione dice: esaudiscila. Vedi come ci grida dietro? Cioè c'è un'aria quasi stizzita. Dai, esaudiscila, vedi come ci grida dietro, questa qui non la smette. Ma in greco non c'è scritto esaudiscila. In greco c'è scritto apoluson auten, rimandala, cioè mandala via, perché grida da dietro di noi. Cioè questi con aria stizzita dicono: ma mandala via quella, non vedi che insomma ci sta rompendo le scatole. Ma quella venne a prostrarsi davanti a lui e disse: Signore, aiutami. Ed egli: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ora, questa espressione, gettarlo ai cagnolini, sembra un'espressione così dolce, così tenera, così affettuosa. No, ragioniamoci bene. Da un lato ci sono i figli, cioè i destinatari della predicazione, cioè esclusivamente gli israeliti. Dall'altra ci sono i cani. Poi possiamo anche chiamarli cagnolini, ma c'è una distinzione netta per Gesù. Da un lato i figli e dall'altro i cani. È chiaro? E al versetto 24 conferma ancora una volta: ed egli: non sono stato inviato che alle pecore disperse della casa di Israele. Cioè di nuovo ripete, conferma che lui è stato mandato solo per le pecore della casa di Israele. E qui questo discorso, tra l'altro anche le note stesse di queste edizioni cattoliche rimandano a Geremia, perché già Geremia, che era un profeta che parlava nel periodo intermedio tra quando gli Assiri avevano già invaso la parte nord di Israele e avevano deportato gli israeliti, e invece Babilonia stava diventando sempre più pericolosa per il regno di Giuda, e sappiamo che poi ha finito per invaderlo. E già Geremia, ed è a queste parole che si rifà Gesù, Geremia nel capitolo 50 dice, parlando appunto degli israeliti: in quei giorni e in quel tempo verranno i figli di Israele insieme con i figli di Giuda, cioè si riuniranno le tribù, cammineranno piangendo e cercheranno Yahweh, il loro Elohim. Domanderanno di Sion, verso cui sono fissi i loro volti: venite, uniamoci al Signore con una alleanza eterna che non sia mai dimenticata. Gregge di pecore sperdute era il mio popolo, perché appunto gli Assiri li hanno deportati. E poi ancora sempre Geremia dice: ecco, io punirò, parla ovviamente in nome di Yahweh, io punirò il re di Babilonia e la sua terra, come già ho punito il re di Assiria, e ricondurrò Israele nel suo pascolo. Cioè questo era ciò che voleva fare Gesù. Questo era forse l'incarico che lui aveva ricevuto. Non doveva occuparsi degli altri, non se ne occupava. Vi ho letto addirittura con che termini distingueva gli israeliti dagli altri. Poi è vero, e quindi qui anticipo una possibile osservazione che potrebbe fare qualcuno, che nella fine del Vangelo di Marco c'è scritto: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. E qui siamo nel capitolo 16. C'è un piccolo problema, che tutti gli studiosi sanno che il Vangelo di Marco finiva al versetto 8 del capitolo 16. Il versetto dal 9 fino alla fine sono un'aggiunta posteriore, tant'è che già nel secolo V il Vangelo di Marco aveva 4 finali diversi, e i primi padri della Chiesa, come Eusebio, come Girolamo, come Origene, non conoscevano questo passo che io ora vi ho letto, perché non era ancora stato inserito. Questo passo è stato inserito quando, dopo l'opera di Paolo, o con l'opera di Paolo, la predicazione si è sparsa, diciamo, in quello che era
allora il mondo conosciuto nell'area del Mediterraneo, quindi diciamo Roma e Atene. Ma si è sparsa dopo, perché Gesù rivolgeva la sua predicazione esclusivamente ai figli della casa di Israele e diceva non andate dai pagani. Ora sarebbe bene che i predicatori moderni ricordassero queste parole, perché se vogliono veramente seguire il loro maestro, sapete che cos'è che devono fare? Andare a convertire gli ebrei. Cioè devono andare innanzitutto in Israele, ma anche in giro per il mondo, a cercare le case dove abitano gli israeliti e bussare alle loro porte e dire abbiamo un messaggio per voi, ce lo ha lasciato 2000 anni fa il Figlio di Dio, quello che già allora voi non avete voluto riconoscere, perché lo sappiamo bene che Gesù, cioè il cristianesimo, non si è sviluppato nel territorio dove Gesù era conosciuto, dove lo avevano sentito predicare. Si è sviluppato, Roma, Atene, poi il resto del mondo, là dove nessuno aveva conosciuto Gesù. E quindi si è sviluppato dove hanno sentito raccontare le storie di Gesù inventate da Paolo e da quelli che come lui hanno poi proseguito con la predicazione. Ma quindi questi missionari lascino stare gli indios. Per Gesù erano i pagani che dovevano essere lasciati stare tranquilli per conto loro. Tant'è che l'abbiamo già letto altre volte, Gesù dice in un altro passo, io non prego per il mondo, io prego per voi siete quelli che il Padre mi ha dato. Cioè prego per quelli ai quali io devo rivolgere il mio messaggio. E qui c'è addirittura una risposta mi ricordo un commento fatto da Famiglia Cristiana a questo passo, perché è un passo ovviamente molto difficile da accettare, sentire Gesù che dice io non prego per il mondo. E allora lì Monsignor Ravasi nel 2013 aveva detto no, ma qui Gesù intendeva la mondanità, cioè quella parte di mondo che è talmente legata ai beni materiali che è di fatto irrecuperabile. E quindi Gesù diceva io non prego per quella parte lì, che già comunque sarebbe inaccettabile, perché se c'è dal loro punto di vista una parte per la quale bisognerebbe pregare è proprio quella, ma Gesù diceva io per quella non prego, perché non mi interessa. E diceva ai suoi rivolgetevi solo alle case di Israele. Quindi ben venga questa disposizione della Corte Suprema Federale del Brasile che ha detto adesso basta, adesso non andate più a portare questa vostra parola agli indios che vivono tranquilli, sereni, con le loro tradizioni, con le loro credenze nelle foreste amazzoniche e non andate più a portargliela perché portare questo messaggio significa alla fine portare via loro tutto, cioè impadronirsi delle loro menti e soprattutto impadronirsi dei loro territori che fanno molto gola. Quindi ricordiamo il messaggio del Vangelo e quindi speriamo che anche dopo questa disposizione della Corte Suprema del Brasile i predicatori vadano a predicare ai veri destinatari del messaggio di Gesù, cioè vadano a bussare alle porte degli ebrei per portare loro la buona novella che a loro era riservata. Ciao, un saluto e ci sentiamo alla prossima.